Salve, salve a tutti, buona luna nuova e buona eclissi di sole. Sono Shams e sapete che ogni nuova luna vi coni segno per segno, in più questa luna, questa meravigliosa eclisse, io adoro, adoro l'eclissi e quindi non potevo che non preparare questo live a sorpresa, so che non vi ho avvisato, ma tanto rimarrà registrato e quindi lo guardate quando volete. E sono molto contenta, sono ritornata a casa, la mia casa di là, sono a Luxor, e, e con grande amore, come sapete sempre chi mi guida, questo grande amore condivido quello che mi arriva, un po' cosa avrà da dire. Ciao Katy, un secondo solo che condivido il video. Il video. Ci sono quasi, abbiate un secondo di pazienza, intanto che vediamo se qualcuno arriva, tanto come vi ho detto rimane registrato, quindi potete guardare con calma quando avete tempo. Ciao amor, ciao Moonchild. Eccomi qua, pronti, 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 pronti. Eccomi qua. Eccomi, scusate. Bene, bene. E seconda luna in Ariete. E eccomi. Un momento veramente molto, molto importante. Io sono appena ritornata da un viaggio iniziatico con due meravigliose anime fantastiche. E abbiamo fatto piramidi, abbiamo fatto Luxor, tantissima energia, tantissime cose sono mosse. E proprio questa apertura di questa eclissi di sole che io adoro perché l'eclissi di sole mi ha regalato la mia casa di là dove sono adesso. Grazie, scintillante anche perché sono uscita da poco dalla mia amata Cheope che mi ha restaurato. Sapete che quando entro nei templi e nelle mie piramidi è il mio beauty center, le piramidi ti fanno bella, quindi diciamo per viaggio iniziatico serve anche questo. E, mi ha regalato, come vi dicevo, la mia casa di Rao perché proprio in un'eclissi di sole io ho chiesto questa casa e dopo pochi mesi mi è arrivata. Quindi non posso che non amare le eclissi, quindi lasciate fare le eclissi, affidatevi e lasciate andare, perché portano via in questo morire per rinascere, in questo momento, proprio ciò che non ci serve più e che ci stiamo attaccando come delle cozze. Oggi mi accompagnano due cose, guardate, questa, questa meravigliosa pietra che ho trovato vicino a una meravigliosa piramide
molto aliena ovviamente, vedete che ci assomigliamo pure. Questa meravigliosa pietra oggi mi accompagna, i miei amici sono sempre con me. Queste meravigliose pietre di healing, guardate, fantastiche, con simboli sono pietre vecchissime che arrivano da madri, da linee femminili, che usavano queste pietre proprio per guarigione, vedete, sono proprio blu. E, e oggi mi faccio accompagnare da questi due amici per potervi condividere ciò che questa nuova luna in Ariete ci può dire. Quindi cominciamo, partiamo con il nostro amato Ariete. Luna in Ariete, 11 gradi, un grandissimo momento per tutti. Sapete che queste sono generiche, quindi ascoltate sia il vostro segno, cioè l'ascendente, e anche la luna. Partiamo con l'Ariete. Vediamo questa luna in Ariete, cosa vuole dire l'Ariete? Queste eclissi di sole. Sapete che me non è chance, quindi non posso che non amare l'eclissi di sole, che è l'apertura e veramente qualcosa che si riceve. Vediamo un po'. L'Ariete si trova veramente ad avere tutto a disposizione, deve solo in questo momento cercare di centrarsi e aspettare che tutto quello che gli si sta manifestando intorno possa essere pronto per essere raccolto. È come un grandissimo raccolto, come se fosse stato piantati dei semi, ok? Ed è il momento del raccolto, ma non subito, aspettate un attimo che le cose si manifestino, cioè che scenda tutto e sia tutto pronto. Allora in quel momento potrete partire, in questo momento centratevi nel vostro cuore, Arieti, e proseguite e aspettate che tutto sia pronto per essere raccolto, aspettate che il raccolto sia maturo. Allora, l'Ariete intanto è veramente, se si dà la possibilità, chiaramente quello che io vi dico per ogni segno è, se voi vi date la possibilità di poter fare e raccogliere ciò che è pronto per voi, perché potete anche dire non sono pronto, bisogna attendere, no? Quindi non aspettate i vostri tempi. Per Ariete c'è una nuova strada che è già pronta, che state già camminando la nuova strada, vi sta mostrando esattamente per sapere chi siete, mostratevi chi siete veramente e avete tutto a disposizione, come vi ho detto, aspettate che tutto sia maturo perché c'è un cambio da fare, dovete riconoscervi. Questa luna in Ariete e questa eclissi di sole vi chiede chi sei, mostra chi sei, semplicemente chi sei, così, nudo e crudo, con le tue cose belle e tutto ciò che può non essere bello per te, ma che fa parte di te, che è la tua essenza. Quindi mostra la tua essenza, lascia andare tutto ciò che non serve più. Smetti di nasconderti e inizia veramente a camminare in una strada. Che cosa dice questa eclisse? Assolutamente. Lascia andare il passato e segui quella luce che ti sta mostrando come quando si riapre l'eclisse e la luce torna. In quel momento dati la possibilità di seguire quella luce perché è quello che ti viene chiesto in questo momento. Semplicemente dimostrarti con le tue bellezze e le tue bruttezze. Sei perfetto così come sei, Ariete. Ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per Ariete. L'Ariete veramente, tu in con questa eclissi di sole puoi veramente mostrare la persona che sei, puoi veramente mostrare il tuo potenziale, puoi veramente mostrare veramente l'eleganza e non la serietà, ma veramente quanto tu ti prendi in considerazione come persona, mostrare veramente quella persona che sei, ok? Così come sei. C'è una grande riuscita, Rieti,
e veramente non preoccupatevi per se sentite ancora delle energie che vi bloccano, perché siete semplicemente voi che state tirandovi un attimo indietro, quindi state veramente nel vostro focus e nel vostro centro, perché c'è proprio una riuscita, cioè, ci sono anche nuovi amori che arrivano, ma amori veramente profondi, amori veramente che vi toccano dentro. Quindi datevi il permesso di poter ricevere quell'amore, che questa luna è un'apertura in amore verso noi stessi. E sapete, dobbiamo imparare a ricevere quell'amore. E c'è proprio una grande riuscita, c'è qualche piccolo ostacolo da superare, ma sono sciocchezze e veramente dovete fidarvi del vostro bambino interiore, dovete fidarvi di quell'energia, di quell'ingenuità che c'è dentro di voi. E non preoccupatevi per i soldi, non siate gelosi degli altri, non aprite gelosie, perché quello che avete veramente in questo momento con questa eclissi di sole che vi sta mostrando è tantissimo. Intorno a voi siete al centro e avete tutta l'abbondanza intorno, quel seme piantate e raccoglierete i frutti se sapete aspettare il tempo giusto. Ok? Invece quali sono gli aiuti per te? Guardate un pochino. L'illuminazione tot. Questo è il dio della scrittura, il dio dei sogni, il dio della magia. Quindi, ciao Maria Teresa. Quindi, che cosa vi sta dicendo questo? Vi sta dicendo di illuminare la vostra comunicazione e di continuare a sognare, di non smettere assolutamente di sognare, perché questa luna e queste eclissi di sole può manifestare il sogno più profondo che avete dentro il cassetto. Ok? E invece con le carte del sole e della luna, qual è il vostro aiuto, miei cari artini? Dato un po' quel terzo occhio. Quindi apritevi a una nuova visione, illuminate la comunicazione ed apritevi a una nuova visione. Guardate le cose da un altro punto di vista, imparate a guardare da tutte le angolazioni, guardatele dall'alto e lasciate che quella visione possa essere diversa. Datevi la possibilità di cambiare, datevi la possibilità veramente di ehm, lasciarvi stupire dalla nuova visione che avrete del mondo con queste crisi di sole. Vi voglio bene Arieti. Toro, 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 miei cari toro. Vediamo un attimo. Un pochino per il toro. Che cosa c'è per il toro? Ciao Angelina. Toro, c'è da portare armonia nella nuova strada che si sta mostrando davanti a voi. Dovete riportare tutte le cose in balance. Quindi datevi la possibilità di poter armonizzare ogni parte della vostra vita. Perché è veramente giunto il momento di poter portare quell'armonia. Siete pronti per portarla, quindi datevi il permesso. Toro, vi dovete fidare assolutamente della vostra voce, delle vostre sensazioni, di ciò che sentite profondamente, di ciò che per voi è importante.
assolutamente importante, perché c'è una strada, è come se voi partiste veramente per un nuovo cammino dove ritrovate che voi siete assolutamente al centro di tutto. Ok? E però quando partite per questa strada, che sarà anche abbastanza veloce e diritta, cioè nel senso si partirà con una certa forza, ricordate di rimanere un attimo fermi. Rimanete anche voi con quel cuore che guida, lasciate che questo cuore si espanda e possa dirvi veramente che cosa si sta mostrando davanti a voi. Ok? Non abbiate paura, non abbiate paura. Di nuovo portate quell'armonia, ricordate il toro, armonia, 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 perché le strade stanno aprendo per voi e in queste strade, in questa nuova strada, che saranno diverse, potete scegliere di andare dove volete e portate i vostri doni, ma portateli con una grande leggerezza, portateli veramente con un grande amore e lasciatevi veramente, come dire, lasciatevi danzare, mi viene da dire. Danzate con questa energia, con tutto quello che vi sta muovendo e onorate, onorate, onorate tutto quello che state portando per voi, per la vostra famiglia, per i vostri amici, per il vostro nuovo mondo, perché è giunto proprio il momento in cui onorare è la parola che voi dovete fare e onorare in grande leggerezza, in grande armonia, proprio danzando, quindi incominciate una lezione di danza, ok? Vediamo quali altri messaggi per il toro. Guardate, il toro ha una grandissima, grandissima riuscita e deve mettersi in contatto con quell'amore incondizionato che lo accompagna. Ok? E veramente dovete come immergervi in una melassa, ok? Sapete che qua in Egitto c'è il il miele nero, meraviglioso, buonissimo, è una melassa. Immergetevi nella melassa nera e spalmatevela ovunque. Fatevi delle maschere con il miele che vi fa molto bene e lasciatevi essere nel miele. Non abbiate paura di essere troppo dolci e troppo suadenti, toro, ok? Smettete di difendervi, toro, smettete di difendervi. È giunto il momento di aprirvi all'amore per voi stessi prima di tutto. Quindi smettete di tenervi prigionieri perché qui c'è bisogno di una grande leggerezza toro che sta arrivando. C'è bisogno di mettersi in contatto con quella ingenuità che avete dentro, quel bambino che ha una voglia folle di divertirsi, ha una voglia folle di godere, ha una voglia folle di avere delle cose belle nella propria vita, ok? E veramente mostrate la persona che siete, perché non è che siete dei bambini, siete degli adulti, ok? Non tenetevi, siete solo voi che vi tenete, non è più tempo di tenervi, ok? C'è un grande cambiamento veramente che arriva e non preoccupatevi se ci sono delle persone che cercano di trattenervi, liberatevi da queste persone che vi trattengono vicino a voi. È tempo che vi rendiate liberi di fare ciò che volete. Non seguite le persone che e non nascondetevi, mi viene da dire, dietro queste persone che cercano di tenervi. Voi stessi vi state nascondendo dietro a delle cose. Non è più tempo. Siate voi stessi, ok? Perché avete veramente una grande riuscita e non preoccupatevi, smettete di piangere, di lamentarvi, perché la vostra casa che amate tanto la portate qui dentro di voi, dentro il vostro cuore. Quindi datevi il permesso di portare quella casa ovunque voi vogliate essere. Ovunque voi vogliate essere, la vostra casa sarà sempre con voi e non la perderete mai. Ok? Diamo gli aiuti per i nostri amici Toro. Oh, oggi c'è il super gettonato Tot che vuole illuminare tutti i segni per il momento 2. Di nuovo illuminazione, illuminazione nella vostra comunicazione,
illuminazione veramente dei vostri cuori, illuminatevi e sognate, 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 sognate in grande, perché è giunto il momento di fare sogni, smettiamo di stare nei piccoli sogni, ma sognate in grande, in abbondanza. Questa eclisse di sole apre un portale di luce, quindi sognate in grande, smettete di fare sogni in piccolo. È tempo di aprirci, è tempo di ampliare, ok? Vediamo le carte del sole della luna, cercatore, quindi creo, create Toro, create, è giunto il momento di creare, è giunto il momento di andare oltre, è giunto il momento di andare dove state bene, senza avere paura di tenere, senza avere paura del giudizio, nessuno vi giudica. Ok? Grazie amici Toro, un bacio, vi voglio bene anche a voi. Gemelli, 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 miei amati gemelli. Vediamo questa luna in Ariete che cosa porta. Guardate, questa luna in Ariete vi chiede di manifestare i vostri doni nel mondo, di lasciare che i vostri doni escano nel mondo e possano espandersi, ok? È giunto il momento di manifestazione. Wow, 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 gemelli. Allora, per i gemelli c'è un grande bilanciamento tra il maschile e il femminile, è come se voi trovaste veramente l'altra vostra parte, l'altra vostra metà e la potete guardare negli occhi. Ma guardare negli occhi non vuol dire che è un'unione d'amore, guardare negli occhi vuol dire che c'è una creazione che inizia a manifestarsi tramite una telepatia, tramite veramente un'unione e c'è qualcosa che creerete molto avanti. C'è un progetto che inizia veramente a crearsi prima nell'etere e poi nella realtà, ok? Però dovete veramente cambiare modo di pensare, completamente modo di pensare. Guardate le cose da un altro punto di vista, perché le cose non sono come voi pensate, quell'invisibile che diventa visibile è molto importante per voi in questo momento. Questa eclisse vi mostra qualcosa che era invisibile fino a poco fa, qualcosa che voi pensavate di non poter mai manifestare, ma che ora potete invece guardare e manifestarlo. E in quella visione che vi arriverà, nuova, nuova per voi, sarà proprio catartica per voi, una cosa che non avete pensato, cosa succede? Succede che io porto armonia nella mia vita. Portando armonia e guardando quella visione, allora io mi permetto di mettere nuove basi, di riportare veramente quell'ordine dalla terra, perché sapete che se non mettete quell'ordine in terra, gemelli, non potete andare da nessuna parte, quindi porto giù quelle radici e, e riporto quell'ordine. Allora sì, che cammino verso il mio sogno, posso camminare veramente verso ciò che voglio creare e mi si apriranno le strade affinché il mio sogno possa diventare realtà. Ok? Altri message per i miei gemellini. Allora, voi avete una riuscita, ma siete voi che vi trattenete, siete voi che vi bloccate, siete voi che non vi date il permesso di manifestare. Ok? E, c'è veramente una riuscita, ma c'è un cambiamento molto importante. All'inizio di questo cambiamento voi tirerete un po', scusatemi se dico così, il sederino indietro, ok? Perché vi terrete un attimino, invece dovete andare avanti e dovete veramente, perché avete l'abbondanza davanti a voi, quindi non abbiate paura, perché dovete, bisogna osare perché i nostri sogni si manifestino, ok? E non siate preoccupati se c'è qualcuno, una donna che pensate che vi sta bloccando, perché voi avrete la riuscita. Non considerate, andate oltre, andate verso ciò che volete manifestare, ok?
e arriveranno tante idee, tanti messaggi che vi porteranno veramente sulla strada che voi volete percorrere e anche ci sarà un incontro di amore, un incontro dal cuore, un incontro dove starete bene, un incontro che non vi aspettavate, ma che si manifesterà e sarete piacevolmente sorpresi. Poi vedremo, farete sapere, gemelli. E vediamo gli aiuti per i gemelli. Guardate, è il tempo giusto per prendere una direzione. Con queste eclissi di sole noi possiamo manifestare chi c'è, guardate, Sotis, Sirio, che illumina, che espande dal cuore, che vi dà la direzione, che illumina quella strada che voi pensavate di avere perso. Ciao Emma, benvenuta. Che pensavate di aver perso, invece quella strada è lì, si apre quella grandissima luce e la strada è lì davanti. E chi vi guida è il grande amore incondizionato del Dio Amon e Consu, il Dio della Luna. Quindi le emozioni contro quell'amore che scende dalla fonte e arriva su di noi, assolutamente, con il grande e meraviglioso Anubis, mio grande amore, che è il maestro del cuore, che vi guiderà proprio per aprirvi le porte, per andare verso quella luce che pensavate di avere perduto, ma che è lì davanti a voi, quindi datevi il permesso di vederla, di lasciarla espandere. E guardate un po' che cos'è la luna. Le emozioni, proprio tramite questo passaggio che vi stanno facendo fare, il tempo giusto delle direzioni, c'è la luna. Le mie emozioni, mi rimetto in contatto con le mie emozioni così profonde che ho tanto denigrato, perché mi sono sentita non in grado di poter supportare quelle emozioni che erano troppo grandi. E invece quelle emozioni sono lì per voi, dai gemelli, quindi yalla yalla, io voglio bene i gemelli. Cancro, i miei amati cancretti. Vediamo questa luna in Ariete, questa eclissi di sole, eclissi di Shams, che cosa porta? È Cancro, c'è un cambio di direzione, un cambio totale di direzione. Qui c'è veramente, questa eclissi vi dice morire per rinascere. E vi propone, se siete pronti chiaramente, ciao Anna, una strada che parte alla velocità della luce. Questo cambio è, oh, siete pronti? Via, pronti partenza, via. Ok? Quindi cancro, siate pronti perché è tempo già, come si dice, no? Ci sono strade che si manifestano dove quella vostra visione, quel vostro femminile vuole manifestare una creazione, vuole creare qualcosa che è pronto, che è in contatto con le vostre emozioni. Ciao Monica, ciao Fede, con le vostre emozioni. E vi chiederà un attimo di stare fermi perché dovete lasciare andare qualcosa. Questa eclisse vi chiede di lasciare andare qualcosa. Quindi quel lasciare andare qualcosa vi chiede un attimo di fermarvi e di considerare veramente ciò che siete pronti a mollare. Ok? Perché non è più tempo, c'è bisogno di fare questo cambio molto veloce. E questa creazione vi chiede di cambiare la visione, vi chiede proprio di vedere da un'altra angolazione, di creare qualcosa di completamente nuovo, ok? Quindi fare quella creazione che è pronta per voi c'è bisogno di cambiare la vision, ok? E vi troverete a camminare nella nuova strada che è proprio per voi, che è proprio per quell'anima che vi abita, ok? E che cosa dice? Che voi avete tutto a disposizione, vi troverete e farete una grandissima risata di voi stessi, riderete di voi perché? Perché riderete di voi? Perché è tutto già lì. Voi pensavate di dover fare delle cose, dover rimettere a fare. No, è tutto pronto.
ed è pronto per manifestare il sogno della vostra anima, ciò che l'anima è venuta qui a fare. Questa eclissi vi porta in contatto con ciò che l'anima è venuta a fare, quindi cancro, fate quel cambio, lasciatevi portare, lasciatevi ribaltare da questa eclisse, lasciate ribaltare da questa luna perché è fondamentale per voi, per quello che vi aspetta. Ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per il cancro. Di nuovo un cambiamento grande anche nelle relazioni, c'è bisogno anche di cambiare il modo di stare in relazione con il vostro amore. È ora di cambiarlo, è ora di farlo diverso. Lasciatevi, mostrate quello che avete. Guardate, questa luna e questa eclissi di sole vi chiede proprio di amare, di lasciarvi amare e di smettere di tenervi, perché l'abbondanza è vicina a voi. Se vi lasciate accompagnare, l'abbondanza sarà quella che camminerà con voi. Ok? Quindi a casa vostra ci sono delle cose che vi rendono tristi. È ora che voi le prendiate con più leggerezza. Non fatevi abbattere e appesantire da ciò che si manifesta in casa vostra, ma veramente c'è, se voi vi fidate, vi fiderete e smetterete di tenervi legati, ok? L'abbondanza arriverà nelle vostre vite proprio per voi. Quell'abbondanza a livello di denaro, materiale. Sapete che se mettete giù le basi, tutto si manifesta. Se dimostrate quelli che siete, tutto si manifesta. Qui stiamo solo aspettando che voi vogliate la presa. Ok? Vediamo qual è i consigli delle mie amate egizie. Wow, guardate un po'. Cancro, voi avete tutto a disposizione, c'è come se voi aveste il cielo e la terra, la grande dea Nut, la grande madre, che mangia il sole la mattina, lo partorisce la sera, e di notte è il suo corpo pieno di stelle, e suo marito che la sostiene. Quindi questa grande volta celeste, grande madre terra con la madre con il cielo, tutti uniti per voi siete al centro. Quindi avete veramente la creazione e dovete creare anche delle proposte sacre. Create qualcosa di sacro che è per voi, nelle vostre relazioni soprattutto, mi viene da dirvi. Cambiate il modo di relazionarvi con le persone, perché questo cambierà tutto nelle vostre vite. Le relazioni sono importantissime, quindi smettete di sentirvi poverini, delusi, eccetera. Voi potete essere quelli che portano la luce nelle relazioni. Se cambiate relazione con chi? Con voi stessi, ok? E anche voi avete il creatore. Quindi andiamo avanti, riconnettiamoci con quello che è questa grande unione del cielo e della terra. Siamo pronti per ricevere questa grande unione. Quindi cancro, per favore, grande cambio, vi sto aspettando. Tutti baci. Lion, il mio amico leone, che mi ero dimenticata l'altra volta, stavo per saltarlo, ci sarà un motivo. Eccoci qua per il leone, questa luna e questa eclissi di sole, cosa ci vuole dire? C'è una chiamata dell'anima, è come se la vostra anima aprisse una luce sopra di voi, leoni, e vi incomincia a chiamare e vi dice questa è la strada da seguire. È come se ci fosse una piccola luce sopra la vostra testa che vi chiede di andare in quella direzione e lasciando andare tutto ciò che avete fatto fino ad oggi, chiudete quella porta con il passato e andate veramente avanti. E c'è il Geco che si è messo a cantare ed è veramente molto 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 importante che voi possiate proseguire in questo modo. Ci sono strade che si aprono davanti a voi,
leoni, proprio per manifestare nel mondo chi siete, manifestare la vostra forza, manifestare quello che voi avete già creato, che è già pronto, che va solo portato nel mondo. Quindi trovate il momento, aspettate il momento giusto, non buttate via questa creazione che è assolutamente perfetta per voi, perché questa creazione sarà veramente un grande cambiamento nella vostra vita e una nuova visione sia per farvi vedere in una maniera diversa nel mondo, sia per vedere le cose in maniera diversa. Okay? E onorate quello che conoscete, abbiate il coraggio di seguire la vostra voce, il vostro sentire, seguite quello che la vostra anima vi sta chiedendo. Ciao Lauretta, benvenuta. Seguite quello che la vostra anima vi sta chiedendo. Abbiate il coraggio di seguire quella idea, quella voce. Siate fedeli a voi stessi e portate quei doni nel mondo perché siete pronti, leoni. E c'è una grandissima scena, questa luna in Ariete, questa eclissi di sole veramente vi farà manifestare qualcosa di molto, molto importante. Quindi avete già la creazione pronta, aspettate solo il momento giusto per poterla mettere fuori, ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per il Lion. Guardate, avrete delle riunioni con delle persone che riusciranno benissimo, delle manifestazioni in cui sarete apprezzati per quello che porterete. Quindi non siate chiusi, non tenetevi chiusi dentro quella cava, ma andate per il mondo, mostratevi. C'è anche un'unione a livello di coppia che sarà molto importante, avete proprio a casa vostra c'è una grande riuscita e di nuovo c'è un cambiamento. Lasciate andare le persone che cercano di bloccare, che voi pensate che vi blocchino. Non preoccupatevi, state nella vostra purezza. La purezza, Leone, la purezza dei vostri cuori deve essere manifestata. E veramente vi dico, avete una grande, grande riuscita, ok? E non preoccupatevi se qualcuno cerca di bloccare, perché tanto non ci riusciranno, perché voi sapete dove dovete andare, sapete qual è il momento giusto per manifestare quello che c'è. Ok? Ciao Manuela, vediamo quali sono gli aiuti per il leone. Lion, Lion, eccolo qui. Ah, la trasmutazione, Leoni, è giunto il momento di trasmutare, di rigenerarvi. C'è il mio amato Osiris, il dio degli dei, il dio sopra tutti. Questa bellezza, questa grande trasmutazione che viene, quindi lasciatevi trasmutare, lasciatevi rigenerare, rigenerate sia il vostro corpo fisico sia il vostro spirito e manifestatelo veramente. Molto importante questo. Vediamo che carte ci sono per una. Cosa dice? Rigeneratevi e prendetevi la responsabilità di chi siete. Prendetevi la responsabilità di chi siete. Manifestate l'essere che vi abita. Manifestate il vostro spirito. Lasciate che quell'anima si mostri e semplicemente siate chi siete. Non c'è bisogno di essere delle copie, non c'è bisogno di avere paura di chi siete. Nessuno vi giudica, basta giudizi, non siate più bloccati per ciò ehm, che non siete, ok? Quindi, leoni, andate avanti, fidatevi di voi e fateci vedere veramente che reazione avete e chi siete. Grazie, grazie Leoni. Andiamo. Vergine, le mie amate Virgo, 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 Virgo.
Diamo questa Vergine per questa eclisse in Ariete, eclisse di Sole, Sole Sole. L'anima vi chiede di rimettere in balance delle cose, di riportare armonia nella vostra vita, di portare armonia nelle vostre basi. E rimettete a posto quelle basi, ok? E riportate veramente quell'armonia che l'anima vi sta chiedendo, perché è giunto il momento di riconnettervi di nuovo. Dovete rimettere a posto quelle basi che state muovendovi ehm, come se stesse sbattendo la testa contro un ed è giunto il momento che invece di sbattere la testa contro il muro, vergini, voi dovete mettere giù quelle radici e veramente ehm, riconoscere chi siete, manifestare chi siete, senza avere paura, ok? E perché avete proprio qualcosa che inizia, vi potete permettere di iniziare qualcosa che è assolutamente per voi e qualcosa che è assolutamente in connessione. Ciao Eva! Connessione con il vostro cuore, ok? Dovete portare quel cuore con voi, non dovete dimenticarlo, non potete pensare di fare le cose solo mentalmente, dovete portare il cuore con voi. Ricordatevelo, questo Vergine è assolutamente importante. E veramente dovete lasciare andare quel passato, tutti quegli attaccamenti, tutte quelle corde che tenete ancora legate, perché se fate così, la manifestazione non può essere portata e dovete riconnettervi vergini con veramente quella creazione che avete fatto, quella manifestazione. Per poter manifestare dovete lasciare andare tutto ciò che state trattenendo con forza nelle vostre mani e che non ci può più stare perché non è più il momento. Ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per Virgo. Virgo, Virgo. Guarda, voi avete una riuscita, siete solo voi che vi abbattete, che vi portate giù tutte quelle responsabilità che dovete lasciare andare. Rendetevi leggeri veramente. Non preoccupatevi per i soldi arrivano, sono lì a vostra portata, veramente. E avete proprio una riuscita, quindi toglietevi quella maschera che ogni tanto vi mettete perché non fa più per voi e portate veramente armonia e lasciatevi veramente che c'è come se voi doveste fare uno scoppio, ok? Fare scoppiare qualcosa perché vi dovete connettere con quella grande ingenuità che avete dentro che porta a essere veramente degli esseri multidimensionali come tutti noi siamo, ok? E smettete di rimpiangere quello che è stato, quello che doveva essere, quello che non era, non è più tempo, andate oltre, perché c'è una grande riuscita con delle riunioni con delle persone che vi riconosceranno e lì troverete veramente la vostra armonia, anche se certo non tutti saranno dalla vostra parte, ma non possiamo essere amati da tutti, ma l'importante è che voi manifestiate e non abbiate paura di farvi vedere come siete e sarete riconosciuti, vi ripeto, sarete riconosciuti, sarete visti, finalmente visti per quelli che siete, ok? Quindi uscite da quella cava, per favore. Vergini. Vediamo un po'. I miei helpers. Ah, la mia. Guardate Virgo, siete molto fortunati, la mia amata Sequent. E chi è venuto con me in Egitto sa che cosa vuol dire la mia amata Sequent, no? Ciao Dani! E la fierezza di essere leali verso noi stessi, la fierezza di portare quel femminile, quella guarigione dentro di noi, ma con una grande lealtà, camminando veramente in quella trasmutazione, in quella compassione per noi stessi, ma non nella compassione di piangerci addosso, ma nella fierezza di andare oltre, di seguire la nostra voce, di seguire chi siamo, la leonessa che vi indica la strada, ok? Meraviglia delle meraviglie, e care vergini, vediamo le carte del sole e della luna.
il karma. Là là. C'è ancora qualcosa che deve essere visto, ma non qualcosa che deve essere visto in cui noi dobbiamo essere succubi, qualcosa che deve essere visto per capire le cose da un altro punto di vista, per capire in quel momento che energia stavo usando, per riportare armonia in quell'esperienza del passato, per rendermi libera oggi di vivere ciò che voglio vivere. Quindi vergini, siate fieri di chi siete, per favore, perché sai che me vi guida e vi vuole mostrare alcune cose che sono veramente molto importanti. Grazie vergini, andiamo. Libra, le mie amate Libra. Questa luna in Ariete, queste eclissi di sole per le nostre bilancine. Vediamo un po' cosa voglio dire queste eclissi di sole alla bilancia. Guardate, l'eclissi di sole alla bilancia dice riconosciti, fatti vedere così come sei, mostrati, perché hai tutto a disposizione, perché sei pronto per fare quel salto, per entrare nel mondo e semplicemente essere così, chi sei. Porta armonia dentro di te, lascia andare tutto ciò che stai ancora tenendo legato perché vuoi fare piacere a tutti, ma sei semplicemente schiavo di tutti e non sei libero. E fidati di quella voce, fidati di te, fidati dell'anima. Testi di Sole dice fidati dell'anima e smetti di tenermi prigioniero, voglio essere libera, vi dice la vostra anima. E crea il tuo futuro perché è pronto per te, crea quel futuro che sta arrivando per te, crea qui e ora, taglia ciò che non è più per te e renditi veramente libero. Quindi bilancia, è giunto veramente il momento di volare, per dirvi, ed è meraviglioso perché per la Libra, per la bilancia, sto sentendo tanto in questo momento che è proprio l'anima che chiede slegami, slegami, stai tenendo legato, voglio essere libera di essere chi sono, ti voglio mostrare qual è la strada, quindi lasciatevi guidare da quell'anima bilance, ok? Vediamo per la bilancia che cosa. Guardate, per la bilancia c'è proprio come se arrivassero veramente delle nuove cose per voi, qualcosa che si manifesta veramente per voi. Guardate che avete anche una riuscita a livello di monetario, quindi qualcosa che è materiale viene manifestato e ci saranno dei messaggi, qualcosa che era prima invisibile che si rende visibile per voi, ok? Quindi non piangete, non pensate di essere imprigionati, non pensate di non farcela perché ce la fate benissimo, perché avete dalla vostra parte l'armonia e la riuscita, ce la fate tranquillamente e fidatevi di voi, smettete di avere paura di a non avere abbastanza, smettete di stare nella pochezza, smettete di stare nelle ristrettezze. Questa eclisse vi dice abbondanza, apriti bilancia, ok? Apriti, ok? Diamo gli aiuti, la nostra bilancia. Wow, guardate. Il Ta, che è il dio dell'invisibile, quello che vi ho detto poco fa. Questo è il dio dell'immaginazione, quindi immaginate per creare, se non immaginate non potete creare. Siate visionari, questo è il profeta dell'invisibile, dell'immaginario. Lasciatevi portare da Ptah per poter creare tutto ciò che voi invisibilmente state cercando di manifestare, ma non avete il coraggio di manifestare. Bilancia è giusto di fare in modo che quell'invisibile diventa visibile. Create il vostro invisibile, materializzatelo, ok? Guarda un po' con le carte sorelle della luna, ciò che avete bisogno è di mettere
contatto con le vostre emozioni, ciò che avete bisogno, e di rimettervi in contatto con la vostra anima e di lasciare che tutte queste manifestazioni possano crearsi. Grazie bilancine. Scorpio, Scorpio, i miei amati scorpioncini, so che qua ce ne sono, a parte me, poi non mi ricordo mai cosa dico, va bene. Vediamo questo per lo scorpione, queste eclissi di sole e questa luna nuova cosa ci vuole dire? Smettete di nascondervi. È giunto il momento di togliere quei veli da cui voi vi state nascondendo. Ed è giunto il momento di andare all'essenza delle cose, scorpioni. Voi siete bravissimi a andare dentro, quindi andate sotto, portate fuori quell'essenza e tiratela su. Portatela nella luce di questa eclisse. Morite per rinascere, ma per mostrare veramente, togliere tutti quei veli, non è più tempo di nascondere, non è più tempo di stare sotto, è tempo di uscire. E vi dice questa eclissi di sole, mostra chi sei, vai sotto il sole. Questa eclissi vi vuole sotto il sole e lascia andare quel passato, perché la strada è pronta per te, proprio per camminare sotto il sole. E devi fare un cambio, devi morire per rinascere. Perché questa volta, Scorpioni, vi ha richiesto di portare armonia nelle vostre vite, di portare balance nelle vostre vite. È giunto il momento, basta. Basta con quel passato va tagliato via. Va tagliato via perché è giunto il momento di portare. Brava, brava Eva, sono molto contenta che tu abbia seguito il consiglio di questa eclisse, però devi ricordarti, mia cara Eva, come tutti gli scorpioni, che bisogna ricordarsi il proprio cuore. Quindi non dimenticate di portare sotto il sole il vostro cuore, quindi scorpioni uscite, portate il vostro cuore sotto il sole e le strade si mostreranno davanti a voi. E ricordate che perché quel cuore manifesti ciò che volete portare con voi, dovete mettere giù quelle basi e rimettetele giù, scorpioni, quelle basi. Non andate su e giù, state fermi, mettete quelle basi, quel basamento, perché voi dovete portare quel cuore sotto la luce, alzarvi verso il sole e fare in modo che quella luce potente di questa eclisse che ha portato fuori tutta quella luce possa vedere il vostro cuore. Quindi manifestate chi siete, ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per lo scorpione. Ci sarà uno spostamento, andrete a, vi sposterete per incontrare una persona, magari venite da me in Egitto, chissà, 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 chissà. E, e c'è proprio un grandissimo, grandissimo amore che arriva, un amore incondizionato proprio in quello che arriva, nelle novità che arrivano. Arrivano tutte proprio per portare un grande bilanciamento e un grande amore, un grande perdono per tutto ciò che è stato. E c'è anche una riunione con una persona del cuore che vi accompagna, ok? E guarda, sono bellissimi. Il cambiamento che c'è, un cambiamento in grandissima leggerezza, Scorpione. Finalmente smetterete di essere così pesanti e vi porterete fuori veramente la leggerezza che non vi contraddistingue, ma di cui ne avete tanto bisogno. E ci sarà anche armonia proprio, con un piccolo ostacolo da superare con una persona del cuore, ma che è lì che attende proprio di vedere chi siete. Quindi, Scorpione, andiamo, andiamo, Scorpione, andiamo. Sagittario, Sagittario, i miei Sagittari. Ah no, scusate, non vi ho dato le... Scusate, Scorpioni, vi stavo cazziando perché non vi ho dato gli aiuti. Scusate. No, aspetta, Dani, ho dimenticato di fare gli aiuti.
per lo scorpione che dopo mi sgridano. Anche per voi c'è, Scorpioni, la rigenerazione, mio amato Osiris, che questa volta vi dice proprio di uscire dalle paludi, di aspettare che quell'acqua di quelle emozioni che voi avete dentro si manifesti e di rigenerarvi e di portarvi veramente di nuovo a essere, sì, li sto facendo i consigli, Moonchild, stai sereno, e di essere veramente chi siete. Mostrate quella profondità che vi contraddistingue, mostratevi, ok? E state nelle vostre emozioni. Non lasciate andare le vostre emozioni, lasciate che quelle emozioni così profonde che vi contraddistinguono possano essere quella rigenerazione che vi porterà a pulire quelle acque, a renderle pure e a fare in modo che quel ruscello possa scorrere dai nostri antenati agli alieni futuri che noi saremo in grandissima potenza, mi viene a dirvi. Siate la potenza delle vostre emozioni, Scorpioni, ok? Scusatemi. Grazie, vi bacio. E Sagittario, eccomi, Dani. Sagittario, Sagittario. Sagittario. Allora, Sagittario. Wow, Sagittario. Sagittario, voi avete una connessione altissima con la luce, con Dio, con la fonte, con chiamatelo come volete. C'è una grandissima riconnessione e una grandissima riconnessione con voi stessi. Questa luce potente dell'eclisse vi dice che vi dovete riconnettere a chi siete. Sì, va bellissimo, no, Scorpione? Wow, wow, wow. Abbiamo un bel lavoro da fare. Allora, Sagittario, c'è un cambiamento, un taglio, veramente anche per voi. Questa eclisse dice morire per rinascere, per mostrare chi sei veramente e fidarti di quella voce. Noi vogliamo sentire per il Sagittario la vostra voce, quella grande connessione che voi avete con Dio, con la verità. La vostra verità qual è? Noi la vogliamo sentire. Ok? È giunto il momento di portarla nel mondo, è giunto il momento di condividerla con tutti gli esseri che vogliamo sentire. È giunto il momento di camminare veramente con il vostro cuore, veramente nel grande amore, nel grande perdono verso voi stessi, perché proprio dovete aprire quelle ali sagittari e camminare nel mondo, farci sentire quella grande connessione che avete con la fonte, quella grande connessione che avete con la luce. Siamo qua per ascoltarvi, ok? Andiamo per i sagittari, quali altri messaggi ci sono? Sagittari, ci saranno degli spostamenti dove dovete incontrare delle persone, probabilmente dovrete anche incontrare delle entità, mi viene da dire, dei maestri molto potenti. La grande riconnessione con la parte mi viene da dirvi anche che c'è una grande uscita, troverete anche delle riunioni di persone che vi faranno veramente molto felici perché vi toccheranno veramente il cuore, vi scalderanno veramente il cuore da dentro, proprio per una grande uscita e ci sarà anche degli incontri d'amore, qualcosa che cambierà con dei messaggi che forse state aspettando Sagittari da moltissimo tempo. Non siate delusi, non pensate di avere, non abbassate l'energia, state veramente con l'energia alta, 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 dovete stare con l'energia altissima, fidatevi di voi, fidatevi di chi siete veramente e mostrate chi siete. Si mostrerà anche una persona, un uomo che vi mostrerà veramente chi è in tutte le sue sfaccettature, perché vuole essere visto in una maniera molto diversa. Non preoccupatevi delle gelosie che avete intorno, perché dovete stare centrati su di voi e non siate delusi se le persone
non vi vedono per quelli che siete. Camminate, andate oltre, proseguite, proseguite, proseguite. Non fermatevi mai in questo momento. Questa eclissi di sole vi dice vai, vai, vai avanti, non ti fermare. Non vi fermate. Nulla vi potrà fermare, ok? Quindi andate avanti. Adesso vediamo quali sono le aiuti. Nulla, Dani, grande onore. Vediamo quali sono gli aiuti. Guardate un po', le relazioni sacre per i Sagittari, proprio portare armonia tra le due parti, vedete, tra Sobek e Horus, portate armonia dalla terra al cielo, dove la nostra Sekhmet ti sta guidando con la sua verità e vi chiede di essere veri, ma di portare quella creazione nella terra, nella grande madre, ok? È veramente molto importante. La Sfinge con la sua, con i suoi occhi, con la sua visione, vi fa vedere qualcosa dove dovete camminare. Quindi siate veramente connessi con il tutto, ma portate veramente armonia. Gli opposti portano armonia, non fanno la guerra, ok? Basta fare la guerra. Armonia, armonia, armonia sotto questa grande luce di queste eclissi di sole. E anche per voi una riconnessione in tutte queste relazioni che diventano sacre. Le relazioni qualsiasi siano, anche quella con il fruttivendolo, anche quella con lo spazzino è sacra. La relazione con voi stessi, riconnettetevi con chi siete, perché è molto importante con questa eclissi che voi vi riconnettiate con chi siete. Grazie Sagittario, vi adoro. Capricorni, 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 Capricorni. Allora, il Capricorno ha un nuovo inizio, cioè si può permettere di iniziare a camminare su qualcosa di diverso, può manifestare chi è con questa luna, può camminare anche facendo un grande respiro senza doversi dare sempre quella pomposità, mi viene da dire, che vi mettete. Siate semplici, siate easy, come vi dico sempre, l'amore è semplice, quindi state nella semplicità dell'amore, perché questa strada che vi si apre, che vi ha aperto questa eclissi di sole, vi chiede veramente di cambiare attitudini, di rimanere più leggeri, di rimanere veramente in armonia, ok? E di aspettare un attimo prima di fare quel passo, aspettate, perché tanto è tutto lì pronto per voi. Quindi vi è solo richiesto il coraggio di che cosa? Di riconoscere chi siete, di riconoscere quali sono i vostri doni, ok? E di riportare balance, di riportare armonia. Quindi è giunto il momento di destrutturarvi, come a me piace tanto fare, sapete, io distrutturo tutto, ma non esistono i confini, non esistono dimensioni, tutto open, perché noi possiamo attingere a tutto ciò che nell'universo è a nostra disposizione, tutto ciò che noi siamo, siamo espansi. Quindi destrutturatevi, Capricorni, siamo stancati di vedere così pomposi, li vogliamo vedere easy e semplici, state nella semplicità delle cose, ok? Bene, bene. E non preoccupatevi se c'è qualche ostacolo da superare, gli ostacoli li state mettendo voi perché voi avete l'armonia dalla vostra parte, ok? E siete voi che vi bloccate perché comunque avete la riuscita, avete veramente dove c'è un grande perdono da fare verso voi stessi e avete tutto a disposizione, siete veramente delle persone uniche, avete un grandissimo cuore, quindi manifestatelo, ok? Portate veramente armonia e smettete di farvi la guerra, smettete di vedere nemici ovunque, non ci sono più nemici, possiamo vivere in pace. Se ce lo permettiamo di stare in pace con noi stessi, la pace sarà manifestata intorno a noi e avrete veramente anche una leggerezza proprio a casa vostra,
Quindi se vi date il permesso di stare in quell'armonia, le cose si manifesteranno in una maniera diversa. Se voi sarete leggeri, intorno a voi troverete la leggerezza che tanto state bramando e state cercando. Ok? Vediamo gli aiuti per i Capricorni. Wow! La mia amata Sfinge. Il grande messaggero della Kasha che vi guida. Questa libreria che avete a vostra disposizione, quindi voi avete tanta, tanta conoscenza, tantissima conoscenza, Capricorno. Mettetela alla vostra disposizione, a disposizione di tanti altri, di chi amate, di chi è intorno a voi, di chi avete vicino. È giunto il momento. E anche per voi c'è, guardate, un karma da guardare. Proprio perché questa grande guardiana della Kasha vi chiede di guardare ancora delle situazioni che non sono state viste nella maniera giusta e va riportata quell'armonia affinché voi possiate portare armonia nella vostra vita, qui e ora dove siete, e smettoglietevi quel mantello pesante e siate leggeri, imparate a saltare e a giocare con voi stessi. Grazie Capricorni, ti voglio bene. Aquarius, Aquario, Aquario, Aquario. Siamo quasi. Aquario, vediamo per l'Aquario questa eclissi di sole. Acquario. Tanta luce avete dentro e manca solo il riportare tutto nel modo giusto, nel non salire troppo in alto affinché il sole bruci la punta di quell'obelisco. Esatto, Emma, pesi così leggeri noi Capricorno, bravo, questo te lo devi ripetere ogni giorno. Ehm, Cercate di stare legati alla terra in questo momento, Acquario. State ben connessi alla Grande Madre affinché voi possiate salire per quella costruzione che tanto volete fare. Ok? Non puntate troppo in alto, non perché non potete, potete salire molto in alto, ma la Grande Madre vi sta chiedendo di connettervi anche qui. Noi alieni abbiamo bisogno anche di stare centrati sulla terra, ok? Vedete che io ho qui di fianco a me la mia aliena, non a caso oggi mi sono fatta accompagnare da lei, guardate. Quindi abbiamo bisogno che gli alieni scendano giù nella terra, abbiamo bisogno di voi qui, ok? E abbiamo bisogno del vostro cuore, abbiamo bisogno della grande vostra luce, di quel cuore che è talmente illuminato e fa talmente tanta luce che c'è bisogno in questo momento sulla terra, con queste eclissi, di vedere. L'anima vi guida e vi chiede proprio di fare un cambiamento per smettere di nascondervi. Acquario, smettete di nascondervi. Acquario, venite sulla terra, fatevi vedere alieni. Abbiamo bisogno di incontrarvi. Ok? Io sono qua, tanto mi incontrate, quindi non ci sono problemi. Vediamo quali altri messaggi ci sono per l'Acquario. Toglietevi quella maschera, Acquario, smettete di stare imprigionati, c'è bisogno di rimanere veramente leggeri, ok? E proprio c'è una grandissima riuscita e c'è anche un incontro veramente Acquari con una persona del cuore e non fate la guerra, smettete di fare la guerra con le persone e portate veramente armonia, ci saranno spostamenti che dovete fare e se vi lasciate veramente guidare da questa eclissi, da questo sole che si manifesta, questa luce che si manifesta, voi sarete esattamente sulla strada, incontrerete delle persone con le quali potrete condividere le vostre idee anche così nuove che avete e potete portarle nel mondo. Ok? Qua andiamo per i nostri amici Acquario. Neftis, l'alta
Christes, l'alta sacerdotessa, scusate, che era sorella di Iside, che cosa vi dice? Usate l'intuizione che avete, usate il mistero che conoscete, usate tutti quei segreti alieni che conoscete, tutte quelle cose della nuova era, ma portateli qui giù sulla terra, in grande armonia, ok? Quindi, importante. Qua, guardate un po' chi c'è. Urano, il nostro mattunato, ciò che ci guida, cioè i cambiamenti improvvisi. Il fulmine che scende sulla Terra per farvi manifestare il cambio. Urano è il pianeta che ci guida nel quale, ok? Dico noi perché ho l'ascendente. E lasciate veramente che quell'intuizione possa essere portata qui giù sulla terra. Ecco, è molto importante a quale che siate connessi con la terra, per questo momento dobbiamo portare qui e ora delle idee che noi abbiamo che sono veramente molto importanti per tutto, per il pianeta, per tutti. Ok? Importante, importante. Queste eclissi di tutto questo. Vi amo, Acquario. E pesci, vediamo un pochino questa eclisse di sole, con questa nuova luna in Aries. Cosa vi voglio dire, cari pesciolini? Vi chiedono di fidarvi di voi e di fermarvi un attimo, di fermarvi un attimo, di respirare e ehm, di aspettare quel momento, cioè di centrarvi su voi stessi. In questo momento ciò che vi chiede questa eclisse di sole è centrati su di te, trova quella verità che è dentro di te, trova quell'essenza che è dentro di te, trova quella lealtà verso te stessa. Quando sarai pronta, che l'avrai trovata, allora potrai iniziare a camminare, ma non prima, ok? Bella Angela, ti voglio bene, lo sai, la mia pesciolina, Doc. E c'è bisogno di... ciao Miki, la mia sorella. C'è bisogno di portare armonia veramente in questa strada che si manifesta, in questa eclisse di sole che vi sta aprendo la luce su una nuova strada. E prendetevi tempo, sì, anche tu, Katy, lo so che sei la mia pesciolina Dox 2, la Super Poisson, e c'è proprio bisogno veramente che prendiate tempo e aspettiate di essere pronti e non abbiate paura di fare un nuovo inizio, di manifestare qualcosa di nuovo, ok? Il cuore, il cuore, il cuore, pesci, il cuore, il cuore, il cuore. Manifestate quel cuore, accettate quel femminile che fa parte di voi, accettatelo dentro di voi e lasciate andare, affidatevi a queste eclisse, aprite le braccia e affidatevi, lasciate andare quegli attaccamenti che state tenendo, vi stanno facendo male le mani, fate tenere quelle corde, avete veramente le mani tutte tagliate, lasciate andare e rendetevi liberi e manifestate quella grande forza femminile, quella delicatezza e quella fragilità che è dentro di voi, perché è la vostra grande forza. Non riuscite a capire che è la vostra grande forza. Smettete di trattenerla e portatela nel mondo. Fatecela vedere, questa eclisse vi chiede di mostrarla, ok? Mostratela, ok? E, vediamo quali altri messaggi per i miei cari Poisson, guardate, avete una riuscita e vi troverete anche delle riunioni di mesa delle persone, uscirete con degli amici, anche soltanto a bere, in cui veramente vi darete permesso finalmente di divertirvi, ok? E di essere chi siete, di essere con quella leggerezza. Ciao Alessandra, benvenuta. E, ci sono degli ostacoli, questi ostacoli li superate veramente benissimo, senza nessun problema, quindi state tranquilli. Smettete di avere paura che vi manca il terreno sotto i piedi, avete tutto ciò che vi serve e l'abbondanza è a vostra disposizione se smettete di avere paura. Finché avrete paura, cari pesci, l'abbondanza non si manifesta.
quindi vi dovete affidare, affidare, affidare. Ci sarà un cambiamento, ci sarà uno spostamento che farete. Non preoccupatevi di ciò che si manifesta, perché sembrerà che c'è qualcosa che è contro di voi, che vi può bloccare. Invece no, sarà proprio la vostra grandissima riuscita. E lì troverete, proprio se vi affidate e passate oltre a quel momento in cui pensate che no, lì c'è qualcuno che mi ostacola, non lo posso fare, se superate quell'ostacolo lì, cari pesci, voi vi troverete veramente ad aprire totalmente la vostra abbondanza e avrete una riuscita totale, ok? Totale. Mm? Vediamo un pochino gli aiuti. Ciao Aurora, benvenuta. Tanto mi trovo in là, ho fatto una sorpresa, non ho avvisato nessuno. Guardate un po', il mio caro serpentone, come vedete io ho due serpenti, vedete, alle mie braccia, e il caro serpente che vi dice forza vitale pesci, c'è bisogno di riconnettervi a quella Kundalini che vi fa salire al cielo, c'è bisogno di purificarvi e di aprire la vostra visione della vostra anima al divino che è in voi, ok? Quindi riconoscetevi come esseri divini, ok? Qui. Ah ah, la amata Lilith, guardate un po', non a caso è venuto il serpente e la Lilith, riconoscete quella parte che state tenendo legata, che è la vostra luna nera, riconoscete perché lì avete tutta la passione per tutto ciò che volete fare nella vita, per tutto ciò che potete manifestare. Lì c'è il vostro grandissimo potenziale, non abbiate paura di voi stessi, non abbiate paura di questa vostra parte oscura, perché non è oscura, ma è esattamente ciò di cui avete bisogno per fare in modo che quel serpente con la forza vitale torni a muoversi dentro di voi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a queste eclissi di sole, io amo le eclissi, sono nata tra due eclissi e le adoro sempre e per me quando vengo in periodo delle eclissi, certo amore che ti aiuto, e quando viene il momento delle eclissi io sono sempre eccitatissima e buona luna nuova e vi voglio bene tanto e vi abbraccio tutti e buon proseguimento e grazie sempre di ascoltarmi, grazie di seguirmi, grazie di darmi i vostri report tutte le volte. Vi voglio bene. Grazie a tutti, a presto. Ciao Giulia, ciao Dani. Grazie Dani, grazie. Grazie a tutti. Alla prossima luna.